Il titolo in questione attualmente non è disponibile in italiano, ma ho tradotto per te tutte le info. In questo contenuto ne recensisco la demo, che dura concretamente 9 giorni, dei quali ne riporterò uno per mostrarti la dinamica che si ripete con varianti. Ma prima di quello, altre informazioni. Potrai giocare in 3 modalità: rilassante, no contaminuti, meno penalità, rilassati ed impacchetta cose; normale, contaminuti e penalità nella norma, progressione prevista, buona fortuna per il tuo nuovo lavoro; ora di punta, hai meno tempo per impacchettare e più penalità per i tuoi errori, spero che ti paghino bene. Prima che il tuo turno inizi, vediamo le nozioni fondamentali sull'impacchettare pacchi. Usa il bottone sulla stampante per stampare una ricevuta dell'ordine. Fissala alla bacheca di sughero per mantenerti organizzato. I pacchi arrivano sul rullo trasportatore in alto a sinistra. Trascinali sul tavolo, usa il taglierino per aprirli ed estrai il contenuto. Trascina una scatola vuota dal lato destro alla scrivania. Fai attenzione, la scorta di scatola è limitata e rifornirle durante il giorno è costoso. Prima di tutto riempi la scatola con il polistirolo per imballaggio, poi sistema gli oggetti secondo quanto riportato dalla ricevuta. Usa Q ed E per ruotare gli oggetti e Tab per ripristinare il loro verso. Se qualcosa è fragile, avvolgilo nel millebolle trascinando il rotolo su di esso. È essenziale per una consegna sicura e divertente da scoppiare dopo. Chiudi la scatola, sigillala con il nastro adesivo ed applica l'etichetta inserendo il numero corrispondente all'ordine e non dimenticare l'adesivo fragile per gli articoli delicati. Se applichi un adesivo in modo errato, usa il taglierino per rimuoverlo. Trascina il pacco sul rullo trasportatore. Se è corretto verrai pagato, altrimenti tornerà indietro per essere sistemato. Per mantenere il tuo spazio di lavoro ordinato, disfati delle vecchie ricevute tramite la distruggi documenti. A questo punto voglio ricapitolarti tutti gli elementi disponibili in questo ambiente: adesivo fragile, polistirolo per imballaggio, etichetta con indirizzo, millebolle, distruggi documenti, stampante, bacheca di sughero, scatole vuote, tablet, calendario, fondi, taglierino e nastro adesivo. Inoltre, prima di proseguire, voglio anche aggiungere che nel momento in cui un pacco torna indietro, verrà stampato un foglio apparentemente bianco ma con un punto esclamativo su di esso. Cliccandolo con il tasto destro del mouse, ti mostrerà sulla sinistra gli errori commessi e sulla destra l'importo detratto. Carica delicatamente i pacchi nel camion, lanciarli potrebbe causarne il danneggiamento. Quando hai terminato, chiudi la porta del cassone, doppio clic, per segnalare il termine del turno. Di quest'ultimo apparirà un resoconto. Visita i negozi per rifornire le scorte o comprare potenziamenti. Utilizza invece il menu aziende del tuo tablet per gestire collaborazioni e contratti. Il funzionamento del tablet nella dimostrazione rimane un mistero, quindi passo direttamente alle informazioni che ho raccolto per quanto riguarda lo scenario. Banca. Sostanzialmente permette di depositare una parte del guadagno per aumentarne il valore tramite gli interessi. Spazio ricreativo. Trovo molto carino come sia stata gestita questa zona a favore del giocatore. Non a caso è possibile interagire con 2 elementi. Il primo richiama la dinamica del gratta e vinci, quindi il giocatore scoppiando le bolle d'aria otterrà ciò che compare per 3 volte.
Il secondo, invece, è disponibile solo al mattino ed il motivo è che influenza il turno lavorativo corrente. Le bevande non possono essere scelte, sono casuali, valgono una sola giornata ed ognuna intacca diversamente la progressione della partita. Il cappuccino, per esempio, annulla la detrazione sul primo ordine sbagliato. Il boba tea annulla i costi di polistirolo, nastro adesivo e 1000 bolle. L'acqua non ha alcun effetto, e così via. Far da sé. Qui potrai acquistare scatole ed adesivi. Ufficio. Indole cristallina, dove all'esterno esiste un'interazione sulla spazzatura, però non è disponibile nella demo come ovviamente molto altro, ma immagino sia un modo per ottenere materiale aggiuntivo gratis. Comunque qui potrai acquistare rotoli di 1000 bolle, polistirolo da imballaggio e nastro adesivo. Ed infine casa. Concludi la giornata a casa, ma non dimenticare di pagare i tuoi conti. Se ne manchi più di 3, fine del gioco. Devo dire che la quantità di conti proposti mi ha stupita. Durante la prova ne ho contati a decine, dalle bollette classiche alle serate in famiglia, tasse, cibo per il proprio animale domestico, parrucchiere, abbonamento alla palestra, insomma, chi più ne ha più ne metta. E come hai visto, ciascuno di questi conti ha un importo a sé, quindi vengono responsabilizzate le spese generali. Buona fortuna ed impacchetta come un professionista. Il giorno 5 erano disponibili 3 ordini e per prima cosa sono andata a stamparli. Ho preso i pacchi dal rullo e sono andata ad aprirli. In uno c'erano 2 barattoli di sottaceti, un cappello, dei pantaloncini, una maglietta sporca e una gonna sporca. In un altro, una camicia, un pigiama, un paio di infradito ed una saliera. Nell'ultimo, invece, una maglietta, un paio di calzini sporchi, una salopette, altri infradito, una camicia sporca e dei pantaloncini sporchi. Prima ho gestito gli articoli delicati, poi ho pulito quelli sporchi. Ed infine ho fissato 2 dei 3 ordini sulla bacheca. Quello rimasto richiedeva una salopette, una saliera, una camicia ed un barattolo di sottaceti. Ho sigillato e riportato l'indirizzo 974. Adesivo fragile e via sul rullo. L'ordine successivo richiedeva una maglietta, 2 paia di infradito, un pantaloncino, un cappello ed una camicia. Ho sigillato e riportato l'indirizzo 514. Via sul rullo così. L'ultimo ordine invece richiedeva una gonna, un barattolo di sottaceti, una maglietta, dei calzini e dei pantaloncini. Ho sigillato e riportato l'indirizzo 198. Adesivo fragile e via sul rullo. Ho poi distrutto anche l'ultimo ordine e per concludere sono andata a caricare il camion.